Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come realizzare insieme questa simpatica e calda pantofola per il prossimo inverno. È realizzata completamente all'uncinetto, ha una suola in feltro e come potete vedere in questo caso si tratta di un numero piuttosto grande, è un numero 41. In famiglia abbiamo dei piedini da Cenerentola, però naturalmente ognuno lo può realizzare della propria misura. In questo caso particolare vi darò dopo le informazioni su come realizzare la misura. All'interno della suola, per fare la prima cosa che dobbiamo realizzare naturalmente è la suola, quindi per realizzare questa suola io ho ritagliato da del feltro piuttosto spesso, direi che siamo sui 2-3 mm, la forma della nostra sagoma del piede. All'interno di questa sagoma andrò a mettere un cartoncino. Il cartoncino è un cartoncino tipo Bristol di 1 mm, forse un pochino meno, però abbastanza rigido ma nello stesso tempo flessibile, che darà praticamente consistenza alla ciabatta, non vogliamo che sia una cosa molle. E il cartoncino, dicevo, e una piccola spugnetta che invece questa servirà per dare morbidezza. Quindi praticamente la nostra suola sarà composta, diciamo, per comodità a panino, in questo modo: feltro, cartoncino, parte morbida e ancora il feltro. Questo andrà a comporre la nostra suola. Ora dovrò andare a realizzare con questo strumento che si usa per bucare le cinture tutti i vari forellini che poi mi occorreranno per andare ad ancorare la nostra lana per la lavorazione. A tal proposito ho tenuto dalla ciabatta, dalla pantofola precedente, esattamente lo schema dei fori in maniera da poterli rifare allo stesso modo. I fori però li andrò a fare soltanto nelle due parti di feltro. Queste due parti qua, una volta realizzato la parte qui di feltro con i fori, l'andrò a ritagliare perché mi rimarrà praticamente soltanto nella parte interna, perché altrimenti sarà troppo spesso per passare poi con in questo punto con la maglia, quindi saranno più interni il cartoncino e la spugnetta. Quindi adesso io comincio a realizzare, ero alla rovescia, a realizzare i fori semplicemente con questa macchinetta. Ne faccio uno alla volta così non diventerò matta a dover stringere troppo. Allora il foro che devo utilizzare è questo qua, se non erro il più piccolino, vediamo, sì, era la parte più piccolina. Mano a mano che lo realizzo dovrò fare attenzione a non spostare il cartoncino. Ok, una volta che ho realizzato questa parte vado a sovrapporla a quell'altra, cioè non utilizzo più questa volta il cartoncino, così sono poi certa di avere i fori in due punti perfetti. Fermo per sicurezza con degli spilli e procedo a fare i fori da quest'altra parte. Ecco fatto, direi che sono giunta al termine. Naturalmente se non avete questo attrezzo potete usare semplicemente una forbice così appuntita
per realizzare i vostri fori. Insomma, non è necessario per forza comprare questa. Non solo, io ho realizzato da sola il mio fondo, ma esistono queste suole in vendita, si trovano nei negozi di mercerie e anche su internet, quindi potrete avvantaggiarvi comprando già la suola fatta. Ora che io ho la mia suola, adesso poi dovrò andare a togliere tutti questi aggeggini. Prima dobbiamo tagliare i cartoncini. Allora, adesso praticamente vado a prendere, questo è il cartoncino che io tengo di base, quindi lo metto da parte. Questi qua sono i due interni, avevamo detto. Quindi praticamente io adesso andrò a ritagliare questo cartoncino qua più o meno internamente della distanza fra il bordo della suola e il mio foro. Quindi lo faccio un pochino ad occhio, poi vado a verificare. Ok, ora abbiamo tutto il nostro interno. Della nostra ciabatta. 1, 2 e 3. Ora siamo pronti per formare la parte del bordo che andrà a chiudere la nostra suola. Per partire per fermare praticamente il bordo della suola abbiamo bisogno di lana. Io in questo caso, la persona che ho fatto questa ciabatta vuole il contrasto opposto, quindi in questo caso io farò la base in rosa. E vorrei farvi notare una cosa. Allora, innanzitutto la maglia che andremo ad impiegare è la maglia bassa. Nei punti, diciamo, dove la suola è più dritta, faremo semplicemente in ogni foro una maglia, mentre invece dove ci saranno le parti stondate, quindi nella punta e nella parte del tallone, avremo in ogni foro 2 maglie. A tal proposito, per schematizzare, ho realizzato questa suola con sopra scritti i vari numeri, semmai vi metto la copia poi sotto nell'info box. Naturalmente, in base alle necessità, al numero del ferro, alla lana, questi dati potrebbero variare, quindi potrebbe essere necessario fare una maglia nei fori diritti, 2 maglie in questi o addirittura 3 maglie in questi. Questi dovete essere in grado voi di regolarvi in base a quella che potrà essere poi la tensione del lavoro, ma lo vediamo durante la lavorazione. Ora, prima di inserire all'interno le 2 solette, che poi mi è scomodo lavorare, e le andrò a inserire quando ho fatto un pezzettino, possiamo già partire con il lavoro. Allora, per prima cosa prendiamo all'interno il nostro filo, parto dalla punta per comodità, quindi prendo all'interno il filo e lo vado a legare semplicemente con un piccolo nodino. Ok, ora abbiamo detto lavoriamo a maglia bassa, quindi la maglia bassa significa che io mi inserisco con l'uncinetto nel foro, prendo il filo e tiro fuori. In questo caso io è come se avessi già 2 maglie, perché avevo anche il nodino, quindi vado avanti nella maglia successiva, mi inserisco, attenzione a non prendere dentro al codino di partenza che non ci serve,
Dicevo, mi inserisco, ritiro il filo e chiudo le 2 maglie. Mi reinserisco ancora, prendo il filo e chiudo le 2 maglie. Ok? Quindi in base a questo schema io andrò avanti a continuare a lavorare in questo modo fino praticamente a poco prima della parte dritta. 1. Vedete, se io in questo caso adesso ne facessi solo uno, quando vado a posizionarmi nel secondo foro, vedete come tira il lavoro. Ecco il motivo per cui è necessario realizzare 2 maglie all'interno di ogni foro e all'occorrenza, come ho detto, potrebbe essere anche necessario farne 3. Questo dipende dalla suola, dipende dal tipo di filo che utilizzate, dal tipo di uncinetto. E in questo caso vado avanti, vedete già qua un pochettino tira, quindi potrebbe anche essere necessario fare una maglia in più. Ora adesso io faccio così, faccio la seconda maglia e poi vediamo come si presenta. Sono proprio al limite, anche in questo caso vedete eravamo al limite con la stondatura, quindi per me va bene così in questo caso, quindi proseguo. Un'altra cosa che può incidere tanto nella lavorazione, come all'uncinetto, come del resto anche con i ferri, è sicuramente come è la mano della persona, quanto una persona tira durante la lavorazione. Io tendo sempre ad avere un lavoro abbastanza stretto e aderente. Vedete come sta venendo? Sembrava quasi più fitto da questa parte, ma in realtà se guardate poi è uguale, semplicemente che poi qui adesso ci sarà anche la lavorazione poi di questa parte della base della nostra pantofola. Allora avevamo detto, in questo caso 2 2 2 2 2 2, sono arrivata al punto, quindi partirò con semplicemente una maglia ogni foro. Ok, adesso vado avanti un pochino, poi ci rivediamo fra un attimo. Ho inserito già all'interno la parte del cartoncino e la soletta morbidina, quindi posso continuare il mio lavoro, che adesso sarà un po' più rigido perché naturalmente la suola non muove. Ok, 2 2, poi riparto con la serie singola. Altri 2 singoli. E poi riparto con i doppi, quindi 2 maglie basse dentro ad ogni foro. Ora terminiamo il lavoro alla punta inserendoci in quello che era il cappiettino che avevamo fatto all'inizio, prendiamo il filo e chiudiamo. In realtà potevo anche fare un'altra maglia qua, anzi farò così perché così sembra un po' più completo, sembrava un po' perso qua. Ecco, quindi ho fatto un'altra maglia e a questo punto mi inserisco con il ferro qui nella prima maglia iniziale e chiudo così.
Ecco, così è un pochino più preciso. Ok. Ora vado a prendere il filo dentro a qualche punto. Ed ecco fatto. Posso anche tagliare questa eccedenza e abbiamo la nostra bella suola in rosa. Adesso dobbiamo fare la parte di base della nostra ciabattona, quindi partiamo con il filo sempre rosa e vi spiego come andare a determinare la lunghezza e la dimensione della nostra base. Allora, per realizzare una pantofola, ora vi spiegherò un metodo, diciamo, infallibile per poter realizzare comodamente tutte le misure a scelta senza dover contare le catenelle. E le catenelle, il numero di maglie, perché chiaramente in base all'uncinetto, in base al tipo di filo che utilizzate, in base al tipo di mano, eccetera, è chiaro che è difficile riuscire a determinare la misura della vostra ciabatta con i classici video che ti dicono fai 10 catenelle, fai 30 catenelle, eccetera. Allora, questo metodo consiste nel prendere la misura della suola che abbiamo disponibile, questo non ci serve più, lo possiamo mettere via, prendiamo la lunghezza della suola, che in questo caso è 28,5, e la larghezza nel punto più ampio, quindi nella parte praticamente della metà anteriore della ciabatta, che in questo caso abbiamo 10. Andiamo a togliere dalla lunghezza della suola la larghezza della suola, quindi abbiamo detto io ho 28,5 meno 10 mi dà 18,5. 18,5 è la lunghezza delle catenelle che dobbiamo andare a realizzare per creare la parte centrale sulla quale poi lavorare in tondo. Quindi partiamo con il nostro uncinetto, formiamo il cappietto iniziale classico e vado a lavorare fino a che non raggiungo i 18,5 cm. Allora, abbiamo detto 18,5 centimetri, ok? Nel mio caso io lo sapevo già, sono praticamente 40 catenelle perché avevo già lavorato la ciabatta precedente, quindi una volta determinata la lunghezza iniziale poi proseguite mantenendo lo stesso numero di maglie catenelle, altrimenti avrete poi due ciabatte diverse. Ora lavoro a maglia bassa metà delle catenelle che ho realizzato, cioè nel mio caso 20 catenelle, visto che ne ho realizzate 40, partendo proprio dalla prima. Quindi mi inserisco, prendo il filo e tiro fuori e proseguo così fino alla metà. 19,
e 20. Quindi sono arrivata alla metà della mia fila di catenelle. Ora lavoro invece a maglia alta 19 catenelle, quindi la maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, lo punto, prendo fuori il filo e chiudo a 2 a 2, 2 e 2. Prendo il filo, mi inserisco, prendo il filo, chiudo, 2 e poi 2. Andrò avanti per 19 catenelle, per 19 maglie, fino praticamente alla penultima sostanzialmente. Ok, ora nell'ultima maglia nell'ultima catenella lavoro 7 maglie alte. Questo ci permetterà di ottenere il circolo, il giro praticamente. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora dovremo praticamente lavorare le maglie esattamente come si presentano, quindi lavoreremo le maglie alte sulle maglie alte e le maglie basse sulle maglie basse fino alla penultima maglia.